Ciao da Federico e benvenuti in questa serie alla scoperta della costa californiana. Siamo il team di Veneto is Fabulous per farvi scoprire posti iconici che si trovano lungo la costa da Los Angeles a San Francisco. Un viaggio alla scoperta della costa occidentale californiana, la West Coast, percorrendo la strada Pacific Coastway, conosciuta anche come Highway 1, senza dubbio una delle più belle strade al mondo. Inaugurata nel 1934, si estende per 1055 km da Dana Point a Leggett. Noi ne faremo solo un tratto, il più panoramico e spettacolare, da Los Angeles a San Francisco. Lo faremo in bici, in van e a piedi per scoprire e visitare, ma con lo scopo di promuovere il Veneto tramite il progetto Grazie a una filiera di 26 aziende sono stati creati dei tour da vivere su due ruote alla scoperta di luoghi unici che spaziano dalla laguna veneziana al simbolo delle Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo. Che aspettate? In descrizione del video trovate il link per scoprire i tour e il progetto che con grande entusiasmo e interesse è stato apprezzato in terra californiana. Ma facciamo un passo indietro. Partiamo da Venezia, scalo a Monaco. Ci aspetta il volo che ci porterà a Los Angeles. Ecco il nostro aereo, andiamo a prenderlo. 12 ore di volo, 10.978 km e un fuso orario di 9 ore indietro rispetto all'ora italiana. Arrivato a Los Angeles assieme al team Fabulous, adesso andiamo a prendere i van per poi trasferirci in hotel. Io e i miei colleghi di Veneto is Fabulous siamo pronti a partire. Siamo qui a Los Angeles, California, in una città simbolo, icona dell'America. Insieme a me ci sarà Ciprian, il videomaker, che è un avventuriero, è andato in bellissimi posti in tutto il mondo. Il fotografo Dario, anche lui un bikepacker che ha viaggiato in tutto il mondo con le sue esperienze. E infine, ma non per importanza, Marco Benfatto, è un ciclista che ha portato onore all'Italia, ha vinto e si è piazzato in ottime posizioni. Ci troviamo al Bicycle Pit Stop, rivenditore di F. Moser, le nostre compagne di viaggio, tra i prodotti più performanti dell'industria ciclistica. In attesa dell'arrivo questa sera della leggenda del ciclismo, tutt'oggi ciclista italiano con il maggior numero di successi, Francesco Moser, oggi invece noi vi porteremo alla scoperta dei luoghi imperdibili di Los Angeles. Ci andiamo a spostare per i quartieri distretti di Los Angeles. È una delle città che ha una superficie metropolitana tra le più estese al mondo, la seconda d'America per densità di popolazione. Sembra di essere all'interno di un film. Ci andiamo a spostare verso la periferia di Los Angeles e qui già l'atmosfera cambia. Guardate il paesaggio che ci circonda, già con le montagne che fanno da sfondo. Come si esce fuori Los Angeles, il paesaggio cambia immediatamente. I canali che vanno a scorrere, ed eccoli Marco che si diverte, e le montagne che vanno a circondare questa città metropolitana che si trasforma. Eppure appena qui sotto c'è l'autostrada che scorre e gli americani a cavallo, spettacolo. Ci dirigiamo verso Griffith Park. È un ampio parco municipale, un'area protetta con montagne e canyon. Non solo, da qui si può ammirare la scritta monumentale Hollywood. Pensare che è stata costruita negli anni 20 a scopi promozionali, dopo un anno e mezzo doveva essere smantellata, invece ancora oggi è qui ed è il simbolo della capitale mondiale del cinema. Da qui si ha una spettacolare vista sulla downtown, sul centro città di Los Angeles, ma non solo. C'è anche l'osservatorio Griffith, un osservatorio astronomico dove è presente un planetario. Al suo interno c'è un'esposizione e ci sono diversi spettacoli tutto l'anno. Un luogo magico e imperdibile. Ci andiamo a spostare nel quartiere della capitale internazionale del cinema. Siamo qui a Hollywood. Andiamo a vedere questo quartiere.
Siamo su Hollywood Boulevard e questa è una delle vie più trafficate di tutta Los Angeles, anche delle più turistiche. Si trovano tantissime attrazioni e tantissimi negozi. Arriviamo a Hollywood Boulevard e qui pedaliamo a testa in giù ad osservare la Hollywood Walk of Fame, 2 lunghi marciapiedi che corrono lungo 15 isolati, più di 2 km con 2730 stelle a 5 punte in ottone. Ad ogni stella attribuito un nome per omaggiare i più grandi nomi del cinema, musica, radio e teatro. Per noi è una grande emozione mettere i piedi, no, anzi, le ruote su questa strada, pensare che è una zona in declino. Dal 95 sono stati creati degli edifici per ridare lustro a questa zona e sono imperdibili. Il Dolby Theatre, che ospita la cerimonia per l'assegnazione dei premi Oscar, e il Chinese Theatre, dove troviamo le impronte delle mani e i piedi di personaggi popolari del mondo dello spettacolo dal 1920 ad oggi. Qui si trova anche l'Hollywood Bowl. Tutti dai Beatles a Lady Gaga si sono esibiti qui, sotto le stelle, in concerti indimenticabili. Direzione downtown, centro Los Angeles. Passiamo per Beverly Hills, uno dei quartieri più glamour di tutta la California. Qui abitano gli attori, le star di Hollywood, le celebrità. Volendo si può fare anche il giro delle case delle celebrity, ma la maggior parte di queste ville è circondata da una folta vegetazione e quindi non si vede un granché. Un altro punto di interesse che si trova qui a Los Angeles è l'Urban Light. Sono dei lampioni, delle installazioni artistiche che poi porteranno all'ingresso del museo di Los Angeles. Un selfie o una foto qui non possono mancare. Un'idea semplice ma geniale, 202 lampioni degli anni 20 e 30 che sono stati ristrutturati da Chris Burden, che nel 2008 decide di creare quest'opera come ingresso dell'allora nascente Los Angeles Country Museum of Art. I più, vedendo questo tripudio di luci nel bel mezzo della notte, sono propensi a immaginare l'opera nella forma di un labirinto magico, dove ogni regola sembra annullarsi. La nostra giornata si conclude qui, ci troviamo nel downtown, cioè nella parte metropolitana, quella costituita dai grattacieli. Come potete vedere tutto qui attorno. Alloggeremo per 3 notti all'Hilton Checkers di Sud Avenue. Quando si arriva qui e siamo abituati a una realtà europea, qui tutto cambia, strade ha tantissime corsie, addirittura ne ho contate 8 per senso di marcia. È veramente tutto un altro mondo. Insomma, non basta tanto per capirlo, basta guardarsi attorno e guardare queste strade in queste zone scollinano addirittura. Al primo impatto può sembrare una città che non è fatta per le bici ma solo per le auto, anche perché qui i mezzi pubblici non sono così efficienti. Tutti hanno un'auto e si spostano anche per centinaia di chilometri ogni giorno. In realtà, con le ultime leggi che sono state approvate qui in questa città, la bici la fa da padrona. Ci sono delle strade dove c'è una corsia proprio preposta alle bici, la bike route. Dove non è presente questa corsia, le bici hanno pieno diritto di occuparla completamente. Dove le auto ti danno la precedenza sempre al ciclista, e le auto saranno sempre lì a aspettarvi e a frenare appena vi vedono. Los Angeles è una città molto ampia, sono 12 km quadrati solo di questa parte metropolitana, quindi è enorme, ma appena ci si sposta fuori città tutto cambia. In questi giorni vi porteremo alla scoperta di questo territorio. Domani ci sarà un evento veramente incredibile, ci aspettano in tantissimi e andremo a scoprire le strade di Pasadena. Allora continuate con questa serie che riguarda la California. Andiamo a concludere la serata andando a cena a Via Loro, un ristorante italiano qui nella zona di Beverly Hills, una delle zone più famose e conosciuta per il telefilm degli anni 90, Beverly Hills 90-210, ma non solo, qui vivono le star di Hollywood come Jennifer Aniston e anche Nicolas Cage. Una delle vie più conosciute è la Rodeo Drive, dove ci sono i negozi più famosi al mondo con i marchi più conosciuti. La serata si conclude con una cena evento nel ristorante di Via Loro. È presente anche Francesco Moser, appena arrivato dall'aeroporto. Siamo a tavola con diversi stakeholders
locali. Qui presentiamo il progetto di Veneto is Fabulous per promuoverlo, divulgarlo e far conoscere al popolo californiano le bellezze che possono scoprire su due ruote in Veneto. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e al prossimo episodio, sempre qui nel canale. Ciao da Federico!